augura buon proseguimento. Buongiorno, Buondì. stiamo uscendo da Pisa, siamo partiti piuttosto tardi. Io non mi volevo alzare stamattina. Io ho ancora i postumi della settimana scorsa sotto forma di potenti irritazioni, diciamo. E poi la giornata di ieri non è stata delle più leggere per noi, abbiamo avuto un trasloco dal lavoro, quindi siamo partiti dopo le 8. stiamo probabilmente passeggiando il canale Navicelli che ci porterà direttamente al mare e speriamo che la strada sia abbastanza piacevole. Dovrebbe essere tutto piano, non dovrebbe essere difficile, solo lunghetta. Oggi mi sta facendo portare lo zaino solo a me con la sua roba. No dai, sto scherzando. Oggi abbiamo un solo zaino, visto la lunghezza, il caldo, la fatica, abbiamo deciso di farla più leggera, quindi uno zaino in due, facciamo a turno, più comodo. Pensato dai medici per aiutare le navi commerciali che dovevano risalire l'Arno. E anche a Pisa abbiamo visto un edificio di chiusa che poi era stato messo in uso dai Lorena e è stato sfruttato fino al 1943, anno in cui poi è stato bombardato e chiuso definitivamente. Non per questo non potrebbe essere ancora utile, chissà. Era qua, era leggermente poco visibile arrivando da qua. Ti dice lì dopo la curva. Questa cosa si ricollega a una domanda che ci è stata fatta relativamente a come sono i simboli e che simboli si possono incontrare lungo la strada. Di solito il CAI ha fondato un po' la regola base per la cartellonistica dei sentieri, usando il doppio colore bianco e rosso, semplicemente indicando che sei sul sentiero corretto col numero del sentiero, ma anche omini di pietra, mucchi di pietre alle curve, qualsiasi modo utile per farti capire che sei sulla strada giusta. Che tipo di cartelli abbiamo trovato su questo cammino? Allora, ci sono adesivi. Di solito questi adesivi sono attaccati sui pali dei cartelli stradali, la segnaletica stradale, però appunto non seguono una regola precisa, non sono sempre a destra o a sinistra o al centro, sono a caso e quindi se non ti ci cade l'occhio non li vedi e magari ci sono, anche quando siamo persi, tornando indietro poi l'abbiamo visti. Per esempio, arrivando in fondo a questo rettilineo c'è in alto a destra il cartello che porta a sinistra, già a sinistra, la freccia che va verso Roma di colore arancione col suo adesivo di colore arancione, il segno d'angolo che ti dice di girare. Riprendendo la strada, qui indica subito che si prosegue dritti di qua per Roma. Si riesce un po' dalla città. Siamo tra San Piero in Grado e Marina di Pisa.
Tutto bene? Tutto bene, sto cercando di scorgere altri caprioli. Si sta rivivendo l'incubo del canneto di una bestia. Qui ci autorizziamo da soli a fare una deviazione. Abbiamo preso per questa strada molto impraticabile. Avevamo i cinghiali a 2 metri sulla destra e facciamo una parallela, si guarda. Arrivati alla fine di questo lungo campo si riprende l'incrocio dove l'avevamo lasciato. Questo cammino ha veramente una proprietà di cambiare scenario in maniera incredibile. Si passa dal centro delle città alla macchia mediterranea, pini e gli abeti in cima ai monti e cave di marmo. Abbiamo visto un sacco di scenari diversi. Si esce dalla pineta dopo 3 km di pineta e si prosegue verso Calambrone su strada asfaltata. La strada prevede questo simpatico marciapiede, alterna dei parchi naturali a dei parchieggi. Non ci aspettavamo di camminare nella sabbia, Si affondava un po', però sì. A certi punti la sabbia è bella alta, in effetti. si fa. Poi in realtà oggi abbiamo già attraversato campi, boschi, pinete, sabbia, asfalto, tutto in piano. Arrivati a questo bivio ci sono 2 strade e il nostro bivio è qua. Ora io sto registrando per l'assicurazione.
Dai amore, sono arrivati. Sono contenta, ma non piangerò. San Jacopo dell'Acqua Viva. Adesso il nostro programma è proseguire fino a Roma. Qui bisogna imbarcarci per Barcellona. Però ci imbarchiamo un attimo per Barcellona e torniamo tra 2 mesi. Chiesa di San Jacopo dell'Acqua Viva. Ho fatto anche l'applauso. Io credo 37. 9 ore di cammino.